Le nostre vite sono sempre di più una corsa contro il tempo, rincorriamo l'orologio, nel mio caso il giornalismo è un rincorrere la notizia per fare il reportage, cercare la luce perfetta. Ma ci sono luoghi che esigono che tu ti fermi o che perlomeno rallenti al ritmo dei loro respiri secolari. Qua siamo in mezzo alle belle Dolomiti, San Vigilio di Marebbe. Effettivamente la ricchezza botanica è indiscutibile. Se uno rispetta le regole, no, è anche consapevole, allora è una cosa che funziona. Stavamo luccicando così tanto che non si poteva non vederci. Sono diversi standard internazionali che vanno a coprire vari ambiti. La chiave per la cultura è sempre la lingua, quindi è sempre il primo passo. Io sono Mirko Paganelli e tu fermati e comincia a viaggiare con un reporter in valigia. Benvenuti al nuovo episodio di Reporter in Valigia. In questo viaggio ho deciso di fare una cosa rivoluzionaria, ovvero quello di farmi superare dal suono del silenzio. Siamo di nuovo in Alto Adige, più precisamente a San Vigilio di Marebbe. E questo non è soltanto uno dei punti di accesso più spettacolari alle Dolomiti, ma è anche diventato un laboratorio di quello che i tecnici chiamano turismo lento. Un'alternativa necessaria in un quadrante in cui la natura alpina raggiunge la sua espressione più pura. Qui vicino sorge uno dei simboli dell'overtourism italiano, il lago di Braies. Un hotspot dove la ricerca della foto perfetta rischia di soffocare il paesaggio. Per noi abituati a viaggiare con il cronometro, il turismo lento è una bella sfida, lo capisco bene, però quello che voglio esortarvi a fare con questo reportage è a considerare la geografia, in particolare questa geografia così nota universalmente, quella delle Dolomiti, non come uno sfondo per i selfie, ma come un'architettura rigorosa che detta delle regole. E la prima regola è che va rispettata. Allora andiamo a capire insieme come si traduce questo concetto, il turismo lento, in pratica. A pochi chilometri di distanza dalle sponde iperfotografate del lago, le Dolomiti accolgono paesaggi altrettanto straordinari che però non si mettono sfacciatamente in vetrina. Qui la roccia si fa architettura plasmata dal silenzio. La montagna impone le sue regole ed esige rispetto. Il turismo lento ha una regola d'oro, si usano soltanto i piedi.
Abbiamo indossato gli scarponi, abbiamo lasciato il fondovalle, le strade asfaltate e siamo entrati nel parco naturale di Fannes Senes Braies. Ci troviamo in Val Badia, nel cuore del parco naturale Fannes Senes Braies. Siamo praticamente sull'anticima del Col Bequei. Il treppiede sembra voler raggiungere l'altopiano di Fannes prima ancora dei nostri occhi. Sulle spalle del naturalista David Vallazza c'è lo strumento chiave del nostro viaggio. Qui chi ha l'occhio allenato a misurare le distanze, le geometrie, gli spazi, a notare le differenze, un po' come ci allenano quei giochi della settimana enigmistica, ebbene quella persona qui ha di che divertirsi. La vegetazione è un termometro del clima. Abbiamo superato le foreste, raggiunto questi prati dalla biodiversità ricchissima e stiamo cercando di scovare verso questi versanti montuosi alcuni stambecchi e camosci. Le altre saranno lì sotto, che praticamente forse stanno mangiando lì intorno da qualche parte, perché una fa da sentinella. Siamo in un paradiso della biodiversità. Le montagne negli ultimi anni ci insegnano che saranno l'ultimo scrigno di biodiversità. E da qui si spera che, anche se siamo in prossimità di questo riscaldamento climatico o cambiamento climatico, noi possiamo essere il polo dove radunare più specie possibili che in un futuro potrebbero riconquistare le basse quote. Quindi non perdiamo la speranza, ma facciamo in modo di preservare queste alture. Sono in compagnia dell'esperto David Vallazza, naturalista di San Vigilio di Merepe. Abbiamo ottenuto un permesso speciale per raggiungere questa parte del parco. Il Wildlife Tour di oggi ci consentirà di apprezzare la fauna selvatica e più in generale tutto il suo ambiente, quindi gli aspetti sia geologici che legati alla flora. Tenendo conto che gran parte della popolazione mondiale dipende anche dalle montagne. Per anni le montagne sono state dimenticate, sono state sottovalutate. Capisco che è molto difficile fare degli studi e fare dei rilievi, perché il territorio non è tutto così facile come sembra. Siamo in prossimità di pareti verticali, di rocce instabili, di chiaramente eventi atmosferici molto avversi, molto forti. Abbiamo un po' di uccelli dietro di noi, guarda. Abbiamo un po' di gracchi alpini. Gracchi alpini. Abbiamo un po' di gracchi alpini. Ne abbiamo a tratti. Sì, sono dei corvidi abbastanza piccoli, diciamo, in proporzione. Sono dei grandissimi acrobati del volo. Se voi guardate, sfruttano le correnti in modo eccezionale e sfruttano l'essere umano, perché siamo un po' in anticipo sul pranzo, ma loro sperano
in qualcosa, in qualche briciola che cade. E noi adesso siamo anche dotati di tantissima tecnologia e questi strumenti ci serviranno a che cosa? Questi strumenti ottici ad altissima precisione e soprattutto a grande gittata, teniamo presente che con questo arriviamo a 60 ingrandimenti, significa che dalla nostra postazione possiamo individuare più specie possibili, ma possiamo anche quantificarli, perché è importante avere anche una stima dei numeri. Abbiamo raggiunto un altipiano dal panorama grandioso, straordinario, con centinaia di milioni di anni di storia geologica. Siamo nel cuore delle Dolomiti. La montagna non è un trofeo da esibire, bisogna uscire da quella retorica, dal mito della vetta da conquistare, è piuttosto un ecosistema vivo, dal misterioso fascino, sicuramente da tutelare. Pazienza e rispetto cominciano a ripagarci. Il naturalista si ferma e punta l'ottica verso il ghiaione. Perfettamente mimetizzato riposa un camoscio solitario. Eccolo lassù tra le rocce. Un camoscio che si sta riposando dopo aver mangiato. Punto di riferimento, se le corna superano le orecchie vuol dire che entra già in età adulta. Siamo sui 3 anni, no? 4 anni, perché praticamente sono dei bovidi e hanno delle corna, sono fatte di cheratina, tipo le unghie, continuano a crescere, a differenza dei cervi caprioli che hanno dei palchi, che invece perdono tutti gli anni, sono delle ossa. Noi abbiamo già avuto un bel incontro questa mattina. Abbiamo avuto un incontro straordinario, sì. Nonostante siamo in un territorio di caccia controllata, di caccia selezionata, quindi gli animali sono molto schivi, sono molto elusivi, siamo riusciti ad avvistare un bellissimo maschio di camoscio a una distanza ragionevole, non da metterlo in stress, in pericolo, che abbiamo anche notato come si stava pascolando, si stava nutrendo, poi si è sdraiato, abbiamo visto la ruminazione da vicino, abbiamo visto soprattutto queste strisce presenti sul muso, possono ricordarci i giocatori di football americano per esempio, per evitare il riverbero. Il colore nero assorbe la luce. Allora, ci danno un insegnamento su come il cambiamento climatico è un pericolo, ma come possiamo adattarci. È un'osservazione privilegiata, lontana dai flash compulsivi, e non sarà l'ultima della giornata. Stiamo continuando a salire per cercare di capire dove si sono nascosti gli stambecchi, perché questo dovrebbe essere il versante giusto. Dobbiamo anche affrettarci perché nel pomeriggio è previsto un peggioramento meteo e in montagna bisogna sempre stare attenti quando è prevista pioggia, perché può cambiare repentinamente e può diventare anche molto impetuosa. Ma non è solo la fauna a dettare i record di questo ecosistema. Le peculiarità meno conosciute sono la ricchezza della flora. A 2100 metri abbiamo una delle ricchezze più importanti, cioè uno dei primati mondiali di piante fiorite.
salendo, gli alberi si arrendono. Improvvisamente, il vuoto e la roccia. L'altopiano di Fanes è un teatro di pietra modellato da ghiacci. Eccolo, uno stambecco il primo. È imponente. Ha delle corna grandiose. Bisogna parlare piano perché non viene disturbato tanto dalla nostra presenza fisica, dalla nostra figura umana che si muove, ma più che altro dai suoni. Infatti bisogna non urlare quando si viene a camminare su questi sentieri. E poi ecco anche il giovane che ha ancora il suo manto invernale. Miracoloso. Bene, soddisfatti, col cuore e le lenti appagate, rientriamo prima della tempesta. Sotto i nostri scarponi per milioni di anni l'acqua si è fatta scultrice. Fenomeni come il karsismo dolomitico sono monitorati a valle. Un parco eccezionale per quali aspetti? Beh, da un lato per la geologia, è una delle zone delle Dolomiti dove ci sono più grotte, che è un po' una cosa particolare che nessuno si aspettava. Difatti le grotte sono quasi tutte state scoperte solo negli ultimi 40 anni. Poi abbiamo anche un paio di fossili eccezionali, ad esempio la madre di tutte le lucertole, che questo è un fossile scoperto 20 anni fa che ce l'ha fatta a finire sulla copertina di Nature, perché ribalta tutto quello che si sapeva sull'evoluzione degli squamati. Le Dolomiti sono un archivio millenario, prezioso e fragile. E a metterlo a repentaglio è soprattutto l'uomo. Che cosa sta facendo soffrire di più il parco e i suoi habitat? Il clima, l'uomo? Entrambe le cose. Entrambe le cose. Sì. Cambiamenti climatici portano a un aumento della temperatura e si vede, cioè, se si gira nella zona di Fanes dove ci sono i laghi, negli ultimi 20 anni ci sono sempre specie nuove di uccelli, anatre eccetera, e là si nota ad esempio. Sì, per gli animali che vivono a quote più basse, ecco, loro si spostano in alto, invece le specie che abbiamo qua, che sono adattate alle cime delle montagne, dove salgono, non riescono, perciò lì abbiamo un paio di specie che sono fortemente minacciate. E poi l'uomo, insomma, all'interno del parco c'è il famigerato lago di Braies, che negli ultimi anni è diventato ormai il simbolo dell'overtourism. Giusto, il turismo sta aumentando o è aumentato negli ultimi anni e sì, gli hotspot sono un po' un caso perso, diciamo così, ma anche se si pensa all'alta via, che un'alta via delle Dolomiti numero 1 che va dal lago di Braies fino a Belluno, abbiamo parecchi problemi perché non si trova posto nei rifugi. Allora ad esempio abbiamo gente che campeggia anche se è vietato. Ecco, più gente c'è in giro, più è importante che ognuno si comporta veramente in modo responsabile. Le montagne non sono un parco giochi a disposizione limitata, lo ricordava anche David. Tante attività umane purtroppo stanno sforando quelli che dovrebbero essere i confini. Un grande pericolo sono chiaramente anche i trekking, scalate, sci alpinismo che viene condotto o viene fatto al di fuori dalle zone protette, dalle zone diciamo delicate. La pressione antropica
può mettere a repentaglio i delicatissimi habitat del parco. Un tema ricorrente, un grandissimo problema da risolvere è il fatto di campeggiare nel parco. È proibito, è severamente proibito. Questo è stato un po' un'apertura dei social network che hanno con le foto e video Convinto tanti a raggiungere stessi posti. Esatto, e geolocalizzando. La sfida per le amministrazioni è quella di elaborare contromisure che tengano in equilibrio natura e turismo. Vedrei molto bene un'area magari dove poter mettere la tenda in prossimità dei rifugi, quindi una zona controllata magari. Comunque si potrebbe fare un sistema chiuso che non deve essere discriminante, assolutamente no, ma se uno prenota ha il diritto di precedenza. Bisogna andare oltre gli hotspot, quelle mete gettonatissime dove si fa la corsa per raggiungerle e farsi selfie. Si tratta di forme di turismo, di overtourism completamente incompatibili con la fragilità di questi ecosistemi. Una delle chicche di San Vigilio è questo sentiero, quello che costeggia il Rio di San Vigilio, che parte dalla fine della vallata, dal parcheggio di Pedrù, e arriva giù fino in paese, e si è costantemente accompagnati, abbracciati dal gorgogliare dell'acqua del ruscello. E dunque una giornata qua sulle sponde del Rio di San Vigilio, in un contesto ameno, bucolico, straordinario, lontano dalle grandi folle, e non è soltanto un modo più consapevole e più rispettoso di viaggiare, ma in fin dei conti è anche più rilassante, perché si va oltre lo stress, la fatica, i rumori e anche i maggiori costi di visitare hotspot che sono presi d'assalto da visitatori di tutto il mondo. Per promuovere un turismo lento e consapevole, San Vigilio di Marebbe ha scelto la via della regolamentazione. Nel 2021 ha ottenuto la certificazione GSTC per il turismo sostenibile. L'ente turistico mi ha permesso di assistere agli ultimi sopralluoghi degli auditor che annualmente verificano se riconfermarla. La sostenibilità di una meta turistica in certi casi viene anche misurata scientificamente, e lo si fa ad esempio attraverso delle certificazioni specifiche. Una di queste certificazioni è nata nell'ambito delle Nazioni Unite, la GSTC, e riguarda sia destinazioni turistiche che singole strutture, come ad esempio gli hotel. C'è sempre un po' la paura del greenwashing quando si tratta di sostenibilità ambientali. In questo caso perché invece si va a constatare la realtà, l'attenzione che vengono poste a queste misure. Il GSTC è una certificazione accreditata, quindi il fatto di andare a certificare una destinazione, una struttura come sostenibile è assolutamente compatibile con la nuova direttiva del greenwashing. La sostenibilità non è solamente metto i pannelli fotovoltaici piuttosto che sto attento, faccio la raccolta differenziata. Sostenibilità a 360 gradi, perché va a coinvolgere anche quella che è lo sviluppo del territorio dal punto di vista sociale ed economico. Si tratta di certificazioni che misurano non soltanto la sostenibilità ambientale delle mete turistiche e delle strutture, ma la sostenibilità a tutto tondo, compresa anche la sostenibilità sociale. Quindi tocca questioni etiche, questioni sociali, no discriminazione,
no abusi e questioni di sviluppo imprenditoriale locale, quindi favorire quello che è l'imprenditoria locale, prodotti locali e anche personale locale. Anche questa volta la certificazione per San Vigilio è stata confermata. Sostenibilità e anche tutela delle tradizioni. A valle, la millenaria cultura ladina affronta le asprezze del presente. La vera sfida è impedire che le tradizioni si disperdano con le nuove generazioni. Qui, come nelle altre parti dell'Alto Adige, l'economia agricola è un vero e proprio atto di amore verso la propria terra, un presidio costante del territorio. Agricoltori, allevatori sono i primi custodi di questa terra. E ho sto maso che si chiama Maso Corcella, Di famiglia? di famiglia, sì. Da un po' di tempo. Sì, già dal 1800 in poi, diciamo. E praticamente dal 2013 ho aperto l'allevamento caprino. Prima avevamo le vacche da latte. Come mai questa scelta, questo cambio? Ma perché ho visitato vari allevamenti in Svizzera, allevamenti caprini, e mi hanno affascinato e ho avuto il coraggio, diciamo così, di cambiare. E poi dopo ci vorrebbe il bicchiere di vino, dato, no? Quello non lo produce ancora? O la mostarda, no. Così, cacciota col timo. A occhio e croce non sembra una vita semplicissima quella del produttore di formaggio. Ma in generale fare il contadino è una vita, diciamo, non difficile ma molto impegnativa, perché diciamo ti occupa tutto l'anno, mattina e sera, festivi, non festivi. Voglio dire, gli animali prima di tutto vanno curati tutti i santi giorni. Ho mia moglie che si chiama Maria, di cui ho avuto la fortuna di avere 4 figli, una femmina, 3 maschi, e chiaramente tutti aiutano, diciamo, hanno altri lavori, altri impegni, ma quando sono qua tutti aiutano. Dietro, per fare sti lavori qua, prima di tutto ci vuole una grande passione, perché veramente il ricavo non è grandissimo, per cui prima di tutto la passione e mantenere le nostre culture e valori familiari, insomma, no? E a proposito di cicli delle stagioni, esiste un filo diretto tra questi prati erbosi così meravigliosamente tutelati e i piatti della tradizione, perché il turismo lento passa anche da ciò che si mangia. Dal maso alla tavola il passo è breve. La salvaguardia delle tradizioni passa inevitabilmente anche per le locande familiari. Nella stube settecentesca del Fana Ladina vengono servite le tradizionali tultres di ricotta e krauti, oltre a una versione familiare dei krafuns mori al ragù. Il Taibon 1885 propone piatti di 100 anni fa, ancestrale il sapore dei tagliolini di sanguinaccio. Che meraviglia! Ciao! Buonasera. Mirko, Piacere Stefano. buonasera. Quindi cosa mi fai vedere? Allora, stiamo cucinando le crostacine di agnello e alla fine poi cucineremo questo manzo. E mi spiegavano che comunque innanzitutto le carni sono tutte locali. Tutte locali, certo. E che avete imparato un po' a fare anche i macellai di fatto. Sì. Noi prendiamo le bestie, le mucche, gli agnelli interi e poi li dividiamo, scegliamo i pezzi. Però è stato impegnativo, immagino, diventare anche un po' macellai.
ci vuole tanta esperienza perché bisogna farlo sempre e è difficile, insomma, a cuoco fare anche un po' il macellaio, diciamo, e si impara anche a usare tutta la bestia e quindi è più ecosostenibile per questo. Invece di usare solo un pezzo di carne che si compra all'ingrosso, qui bisogna imparare a usare tutta la bestia, dalla testa alla coda, diciamo. La filosofia volta a preservare l'identità ladina si riflette nell'imprenditoria privata. È difficile da nuovi albergatori posizionarsi in un mercato come l'Alto Adige con così tanti hotel, insomma all'inizio devi domandarti che cosa vuoi raccontare attraverso la tua struttura alberghiera, giusto? Esatto, e questo credo che è fondamentale, chiedersi che tipologia di ospite vuoi attrarre, ma con che tipologia di ospiti ti riconosci anche te stesso. La sfida di chi fa accoglienza è dilatare il tempo di permanenza e far interagire ospiti e locals. Qualcosa di nuovo che attrarre un ospite giovane, intellettuale, che è interessato nella cultura e anche se ha la possibilità di stare a più lungo termine, quindi per questo ci siamo concentrati sulla tematica del workation. Voi avete conseguito una certificazione GSTC. In questi casi, quando si parla di sostenibilità, a volte però ci scatta anche l'allarme greenwashing. Esatto. Quindi nel vostro caso come dimostrate che non si tratta di un greenwashing ma che ci sia un'attenzione alla sostenibilità concrete? Tutte le altre cose che abbiamo, pannelli solari sul tetto e che diciamo le cose basilari, credo che sia per una struttura nuova non solo un buon standard ma scontato. Io credo il lavoro forte che si deve pensare all'impatto sociale che una struttura del genere ha su un paese o su un territorio. Quanto è importante appunto superare l'overtourism? Ma io credo che proprio questo è uno dei punti che stiamo cercando di formare con la community. Se prendiamo la tematica di workation, il nostro obiettivo è anche avere permanenze più lunghe, perché se io posso vivere una destinazione, diciamo una struttura per più lungo termine, posso immergermi in una cultura anche più profondamente e posso capirla anche meglio. E allo stesso tempo, più tempo che resto in un posto, anche più sostenibile è la mia tipologia di viaggio, perché fare un check-in e un check-out, la biancheria e tutto quello che comporta per avere un soggiorno magari di solo una notte, sono costi più alti, ma anche per il traffico sulle strade è anche molto di più tra arrivo e partenza. Nuove generazioni che restano perché è qui che vogliono tramandare ciò che hanno imparato. Ma che cosa ci fa una yurta nomade nel cuore dell'Alto Adige? Questa qua è la yurta, è una yurta mongola, è uno spazio che abbiamo aperto per dare spazio a tecniche olistiche, tipo come il yoga, come il pilates, come la meditazione. La gente piace molto perché proprio penso questo che stanno cercando o non stanno ricevendo al momento. Tutto così veloce che manca quella calma, quella consapevolezza, e poi avere la mente chiara significa anche poi dopo decisioni chiare, no?
Diciamo la cultura della yoga non era tipica della Valle, perché portare yoga come è stato recepito anche dalla gente? Ma non è sicuramente stato facile, dato che qua noi abbiamo la cultura di montagna, noi quello che conosciamo, quello che non conosciamo, non lo conosciamo e va bene così, non vogliamo neanche scoprirlo. Io ho avuto la fortuna di viaggiare tanto e quando ero in Vietnam ho praticato la prima volta yoga assieme anche a Miriam, la mia compagna che fa anche qua in Urta, e devo dire che il feeling che avevo dopo, come mi sentivo dopo, cioè un altro mondo, l'energia circolava, avevo la chiarezza in quello che dicevo, la chiarezza in mente. Abbiamo conosciuto un sacco di persone dopo quella lezione perché penso emanavamo o stavamo luccicando così tanto che non si poteva non vederci. Siamo andati in India, proprio abbiamo fatto il teacher training, 200 ore. Se ti prendi il tempo riesci a farlo, se non te lo prendi... È la cosa più difficile di tutti, è dedicarsi regalarsi del tempo, farsi questo regalo. Ecco, questo è sicuramente vero. Anche solo andare in montagna a volte prendersi mentalmente, anche andare in montagna ti aiuta a calmarti. Prendo Gabriel in parola e torno in montagna a ricercare altra calma. La scelta ricade su un altro sentiero del parco di Fanes Senes Braies. Sto tornando a fare trekking a sgranchirmi le gambe nel parco naturale di Fanes e per tutti gli ospiti degli hotel della valle gli autobus sono gratuiti. Vi risparmiate i costi del parcheggio, lo stress dell'auto, ma soprattutto questa è una vera soluzione green. Sto sicuramente bruciando le calorie dei piatti ladini. Ho imboccato la strada realizzata dai genieri alpini alla fine degli anni 60 che collega Pederu con Fodara e probabilmente dopo mi spingo oltre verso Senes, verso l'altopiano di Senes. Sono circa 3 chilometri di tornanti, sfinenti, ma con scorci incredibili. Una possibile challenge potrebbe essere le panchine con le viste più belle al mondo. Anzi, si potrebbe fare quasi una guida turistica delle panchine con gli scorci più sensazionali. Quante idee che mi frullano in testa con questa ossigenazione. Paesaggio montano spettacolare, quello del parco di Fanes Senes Braies, per estensione è il terzo parco dell'Alto Adige ed è anch'esso inserito nella lista del patrimonio UNESCO. Questo paesaggio dolomitico unico al mondo. Mi ero scordato di mettermi la protezione 50, fondamentale. C'è una macchina. Dicevo, mi ero scordato di mettermi la protezione 50, fondamentale a queste altitudini, qua siamo circa sui 2000 metri, e me la sento di andare verso Senes. Così facendo dovrei completare un anello di circa una decina di chilometri.
Ed eccolo l'altopiano di Senez, incorniciato dalle Dolomiti. L'area è decisamente più frizzantina, qua siamo su per i 2100 metri. C'è un rifugio e forse ci scappa una merenda dolce. C'è un po' di vento. Questo sentiero sta diventando veramente troppo per i miei occhi. È una scarica adrenalinica di bellezza pura, autentica, arcaica, potentissima. Sto anche cominciando a nasare che questa escursione si tramuterà molto presto in un tour anche enogastronomico, perché dopo la tappa strudel al rifugio di Senez mi sa che al prossimo il rifugio di Fodara ci scappa un pranzetto. Finalmente il mio tris di Canedelli. In questo ritorno in Alto Adige abbiamo capito che i prati falciati, le rocce modellate dall'acqua e i silenzi, a volte ruvidi, di chi abita queste valli non sono un Luna Park per lo svago domenicale. Sono pagine di un libro che, per essere letto, richiede la decenza di rallentare il passo e abbassare la voce. Alla fine il turismo lento non è altro che la postura mentale che decidiamo di assumere quando visitiamo un luogo. Le esperienze che abbiamo raccolto puntano sulla lentezza, l'unico modo per far sì che il respiro della montagna possa essere udito anche da chi verrà dopo. E anche per questa volta la nostra valigia è un po' più piena di storie e di ricordi, ma noi secondo me siamo un po' più leggeri. E allora, alla prossima destinazione, intanto commenta, condividi e iscriviti al canale YouTube Un Reporter in Valigia.